Ragazzi, buongiorno, sempre da Pralischi Area. Oggi è una splendida giornata. I gatti hanno finito di lavorare non da tantissimo perché questa notte ha nevicato un bel 20 cm abbondanti, in quota anche qualcosa in più, quindi i gatti sono usciti tardi per fare in modo che subito dal mattino presto le piste fossero comunque pronte, anche se è caduta neve durante la notte. Il paesaggio oggi è bellissimo e farà da cornice a noi che parleremo del motore della trasmissione dei Gatti delle Nevi. Il motore, come abbiamo detto nel primo video di introduzione alla serie, è alloggiato nella parte anteriore del gatto, all'interno del telaio portante. Quindi parlando del Lightwolf, il motore è qua dietro, al centro del gatto, più o meno a questa altezza qua troviamo il blocco motore. I motori dei gatti moderni sono tutti a gasolio, a 4 o a 6 cilindri, tendenzialmente in linea, a parte alcune eccezioni come ad esempio il Prino Everest che ha un motore a 6 cilindri a V, però tendenzialmente il 6 cilindri in linea è più bilanciato come funzionamento, poi fa comodo perché essendo stretto riesce a infilarsi bene all'interno del telaio. In passato si utilizzavano soprattutto sui mezzi molto più piccolini adibiti al trasporto persone. Mi viene in mente il Prino P4, che veniva spinto da un motore molto piccolo, il bicilindrico della Fiat 500 a benzina, però chiaramente i battipista hanno bisogno di motori più potenti che generano più coppia e hanno più cavalli. Iniziamo a elencare alcune delle caratteristiche di questi motori qua. Cilindrate. Le cilindrate partono per i gatti più piccoli, il Piston Bully 100 o il Prino Husky. Hanno cilindrate che vanno dai 4 ai 5000 cm3 di cilindrata. Il più grosso attualmente in produzione è il Piston Bully 800 che ha una cilindrata di circa 15.000 cm3. Voi considerate il Lightwolf qua dietro che ha 12,8 litri di cilindrata. Un singolo cilindro ha una cubatura più grossa di un veicolo medio che troviamo per la strada, quindi immaginate quanto sono grossi questi motori. Passiamo adesso ai dati più interessanti, forse quelli che incuriosiscono di più: la potenza e la coppia motrice. La potenza dei gatti più piccoli partono da circa 180 cavalli e arrivano a sfiorare i 600 cavalli, anzi superare i 600 cavalli con il Piston Bully 800, quindi si parla di potenze molto importanti. Paragonabili a quelle di supercar. Chiaramente il confronto non ha nessun senso perché questi qua non sono mezzi fatti per andare forte, ma sono mezzi che hanno bisogno di potenza ma soprattutto di coppia per poter fare il loro lavoro. Passiamo quindi alla coppia. La coppia partiamo da circa 700 Nm per i motori più piccoli fino ad arrivare quasi ai 3000 Nm del Piston Bully 800 che attualmente è quello che ha il motore più grosso e più potente in produzione. Comunque un Lightwolf di ultima generazione, siamo lì perché i cavalli sono circa 530 e la coppia è di 2600 Nm. Quello che è interessante è curioso vedere a quale regime vengono erogati questi valori qua di coppia e di potenza massima. Chiaramente la coppia la troveremo a un regime leggermente inferiore, la coppia massima erogata, mentre invece la potenza massima erogata la troveremo a un numero di giri leggermente più elevato. Facendo più o meno una panoramica generale possiamo dire che i valori di coppia massima vengono espressi un numero di giri motore che varia tra i 1100 e i 1500-1600 giri al minuto, quindi un regime di rotazione molto basso che però si addice particolarmente al funzionamento di questi grossi motori a gasolio, mentre invece le potenze massime si sviluppano tra i 1500 e i 2000-2200 giri al minuto circa. Tant'è vero che noi se diamo una sbirciatina qua al 400 che ha un indicatore di giri ancora analogico, vediamo qua l'indicatore di giri: 600 giri al minuto, 1000, 1300, 1600, 2100 inizia già la zona rossa. Il regime di funzionamento ottimale dal costruttore è segnalato tra i 1300 e i 1600 giri al minuto. Il Lightwolf LV, il prima serie che abbiamo qua di fianco, il regime di funzionamento ottimale, se non ricordo male, è compreso tra i 1100 e i 1300, 1400 giri al minuto. I motori che vengono montati sui Gatti delle Nevi generalmente non vengono studiati e progettati apposta per questo utilizzo, perché i Gatti delle Nevi hanno delle produzioni molto piccole, pertanto la richiesta dei componenti è molto bassa, pertanto vengono presi dei motori che sono utilizzati per altri impieghi,
ad esempio quello marino, quello ferroviario, quello industriale, che vengono utilizzati come generatori o gruppi elettrogeni, oppure per il trasporto su gomma, che sono impieghi che hanno un utilizzo estremamente più ampio e quindi c'è molta più richiesta. Pertanto i costruttori vanno a progettare il propulsore secondo le specifiche che più si addicono a quella tipologia di impiego e poi vengono adattati e montati sui gatti delle nevi. Ad esempio il 280 che vediamo lì tutto innevato monta un motore Cummins 6 CTA da 8,3 litri che montava anche il suo fratellino, il PB240D, che è di derivazione marina. Invece il MAN che monta il Lightwolf e il suo predecessore il Leitner LH500 sono entrambi motori della MAN, hanno sigle diverse e sono leggermente diversi i motori. Il motore del Leitner era di concezione un pochino più vecchia, sono utilizzati per un sacco di impieghi che sono marini, industriali e via dicendo, come dicevamo prima. Quanto consumano questi bestioni? Il consumo dei gatti delle nevi, così come di tutte le macchine operatrici, ad esempio dei mezzi agricoli o degli aeroplani o delle navi, delle barche, non viene misurato con la stessa unità di misura dei veicoli come le macchine, quindi non vedremo mai il consumo espresso in chilometri al litro o litri per 100 km. Qua invece si utilizzano i litri per ora di lavoro. I gatti più piccoli partono da consumi dichiarati di circa 8 litri ora, invece quelli più grossi si spingono anche oltre i 20 litri ora, per non parlare poi di quando magari viene impiegato il vericello, che il gatto, a parte essere più pesante e avere una grande richiesta di potenza da parte dell'operatore perché sta impiegando tutti gli attrezzi insieme, lama, fresa, vericello e ovviamente la trazione, i gatti superano anche i 25 litri l'ora, si avvicinano anche ai 30. Però diciamo che si stanno montando motori sempre più efficienti anche sui gatti delle nevi, quindi negli ultimi anni, nonostante i gatti siano sempre più sofisticati, abbiano sempre più attrezzatura a bordo, c'è un grande occhio di riguardo a quello che è il peso del veicolo, che tendenzialmente si è riuscito a contenere e non è aumentato più di tanto, sia per quanto riguarda i motori, che vengono montati motori sempre più moderni. Consumi negli anni si sono mantenuti all'incirca intorno ai 20-25 litri ora, che non è male per un gatto che lavora sotto sforzo. Detto che i consumi sono così importanti e i gatti delle nevi lavorano diverse ore ogni sera per sistemare le piste da sci, anche i serbatoi sono molto capaci. Il Lightwolf qua si parla di 210 litri. Già il 400 qui presente, nonostante abbia un motore più piccolo e sia più leggero, quindi già di per sé i consumi sono più contenuti, monta un serbatoio da 260 litri. Alcuni gatti che hanno anche dei serbatoi più grossi su richiesta, che sono optional, si arriva anche a 400 litri. In questo modo si assicura all'operatore di non dover rifornire durante tutto l'orario di lavoro. A questo punto che abbiamo fatto una bella chiacchierata sul motore e sulle sue caratteristiche, spostiamoci a parlare della trasmissione. Nel video scorso, che se non avete ancora visto vi invito a vedere, avevamo parlato dei cingoli e delle ruote e quindi di quali sono i loro componenti, di come sono fatti. Vi metto qua sopra la scheda nel caso in cui vogliate andare a vederlo subito, altrimenti vi lascio nella descrizione il link al video su ruote e cingoli. Il cingolo viene mosso dalla ruota dentata, che è là in fondo. Ma prima della ruota dentata, che cosa c'è? Avevamo accennato nel video di introduzione, dove parlavamo in maniera generica di come è fatto un gatto delle nevi, che subito dietro il motore troviamo un organo che si chiama accoppiatore. L'accoppiatore, per chi non lo sapesse, è un organo che permette l'azionamento di una o più pompe idrauliche partendo da un'unica presa di moto. Nel nostro caso il motore a combustione interna a gasolio, e aziona l'accoppiatore. L'accoppiatore poi mette in moto tutte le pompe idrauliche che servono i vari sistemi del gatto delle nevi: gli attrezzi, lama e fresa, l'avanzamento e il vericello se presente. Ma perché io vi parlo di pompe idrauliche? Nel primo video vi avevo detto, se non l'avete visto andatelo a guardare, i gatti delle nevi non hanno un cambio di velocità come le macchine o i camion
o i veicoli che siamo abituati a vedere e a conoscere meglio. I gatti delle nevi hanno un sistema di trasmissione idrostatico. Lorenzo, ma come parli difficile, ma che cos'è questa trasmissione idrostatica? Le trasmissioni idrauliche, quindi che funzionano per mezzo di un fluido idraulico, si dividono in due tipologie: le trasmissioni idrostatiche come quelle sui gatti delle nevi e le trasmissioni idrodinamiche. Le trasmissioni idrodinamiche sfruttano l'energia cinetica del fluido idraulico, o la sua velocità se preferite, per trasmettere potenza. Le trasmissioni idrodinamiche, ad esempio, sono i convertitori di coppia che troviamo nelle auto col cambio automatico. Le trasmissioni idrostatiche, invece, come quelle presenti sui gatti delle nevi, utilizzano la variazione di pressione del fluido, che quindi è statico, da questo idrostatico, per trasmettere potenza. Una curiosità sulle trasmissioni idrostatiche che vedete montate sui gatti delle nevi, così come sugli escavatori e tanti altri mezzi movimento terra, su tanti macchinari agricoli, trattori, mietitrebbie, i trattorini tagliaerba, sono tutti dotati di trasmissioni idrostatiche. Sul gatto delle nevi una delle caratteristiche è che fintanto che l'operatore accelera e quindi fornisce potenza alle pompe idrauliche e dunque all'avanzamento, il gatto è in marcia, ma quando l'operatore smette di accelerare il gatto si ferma istantaneamente sul posto. Siamo saliti sui cingoli del gatto in maniera che vi possa far vedere più agevolmente i componenti dei quali stiamo parlando. Motore, che è qua sotto, il motore finisce qua, questo qui è già l'accoppiatore di colore grigio e qua dietro abbiamo le pompe. Questa qui è la pompa del vericello, ad esempio. Questa è una pompa idraulica, quell'altra è un'altra pompa idraulica. Dunque, motore, accoppiatore, pompe idrauliche. Dalla pompa idraulica il fluido idraulico viene trasmesso a un motore idraulico, ne abbiamo uno per cingolo, ogni cingolo ha il suo motore idraulico. Il motore idraulico è montato su un gruppo epicicloidale. Per chi non lo sapesse, un gruppo epicicloidale, anche se ha un nome un po' astruso, non è nient'altro che un insieme di ingranaggi che serve a trasmettere la coppia e ridurre la velocità di rotazione degli elementi. In questo caso, come nel gatto delle nevi, è importante trasmettere una grande coppia ai cingoli, ma non è necessario andare veloce. Pertanto noi abbiamo un riduttore, perché se noi avessimo il motore idraulico direttamente montato sulla ruota dentata avremo un cingolo che gira troppo veloce con una scarsa trasmissione di coppia. Invece il riduttore serve proprio a questo, a trasmettere la grande coppia fornita dal motore alle pompe idrauliche e ridurre la velocità di rotazione. I gatti delle nevi non sono dei campioni di velocità, le velocità massime che raggiungono sono di circa 20 km/h. Durante la battitura delle piste le velocità si aggirano tra i 5 e i 10, massimo 12 km/h. Le pompe idrauliche che abbiamo montate su questi gatti delle nevi sono pompe a cilindrata variabile, dotate di un servocomando per la gestione della pressione del fluido idraulico. La variazione di cilindrata della pompa è quella che regola l'assorbimento di potenza del motore termico. I motori idraulici che forniscono la trazione invece sono motori idraulici a portata fissa. Una curiosità delle pompe idrauliche è che lavorano a pressioni molto elevate, anche 500 bar. Per fare un paragone utilizziamo sempre i nostri cari pneumatici delle autovetture, che gonfiamo tendenzialmente a pressioni tra i 2 e i 3 bar, quindi qua parliamo di più di 500, sono valori enormi. Se volessimo riassumere facendo una catena dell'energia, possiamo dire, partiamo dal motore termico. Il motore termico a gasolio fornisce energia meccanica all'accoppiatore. L'accoppiatore trasmette la sua energia meccanica alle pompe idrauliche. Dunque le pompe idrauliche convertono l'energia meccanica ricevuta dall'accoppiatore in energia idraulica, che trasmettono a loro volta al motore idraulico. Il motore idraulico tornerà a riconvertire l'energia idraulica che riceve dal fluido idraulico al gruppo epicicloidale, che lo trasformerà di nuovo in energia meccanica che viene trasmessa alla ruota dentata, che fornirà il moto al cingolo. Che cosa fa quindi l'operatore? Vediamolo in breve. Una volta selezionata la marcia avanti o indietro, regolerà tramite l'acceleratore la potenza erogata dal motore a gasolio.
e la potenza assorbita dalle pompe idrauliche destinate all'avanzamento tramite il potenziometro, che è questa rotella qua. Per farvi capire, se noi mettiamo il potenziometro a 0, le pompe idrauliche destinate all'avanzamento non assorbiranno potenza dal motore termico, quindi il motore salirà di giri, però la potenza verrà destinata solo ai servizi, ovvero alla lama e alla fresa. Il gatto starà stazionario, fermo. Dal momento che noi iniziamo a far ruotare la rotella del potenziometro, il gatto inizierà a muoversi lentamente, perché stiamo aumentando la potenza assorbita dalle pompe idrauliche destinate all'avanzamento. Questa è una caratteristica estremamente importante che rende molto versatile il gatto delle nevi. Perché? Perché l'operatore è in grado di gestire in toto la potenza erogata dal motore termico, in primis tramite l'acceleratore che determina quanta potenza il motore sta erogando, poi decide in base alla situazione come distribuire la potenza del motore termico. Col potenziometro decidiamo quanta potenza assorbiranno le pompe idrauliche destinate all'avanzamento. Poi abbiamo un potenziometro che deciderà quanto forte gira la fresa dietro, e eventualmente, se ci fosse un vericello montato sul gatto come il Lightwolf qua dietro, possiamo anche decidere quanto forte tira il vericello e quindi quanta potenza assorbirà la pompa idraulica o le pompe idrauliche destinate al vericello. In questo modo, in situazioni difficili dove magari il gatto sta facendo fatica a salire, si può ridurre sensibilmente l'assorbimento di potenza, ad esempio della fresa, per destinarne di più all'avanzamento. Dunque ragazzi, anche oggi il nostro piccolo studio riguardante i gatti delle nevi lo abbiamo fatto. Nel prossimo video vedremo come funzionano gli attrezzi, lama e fresa, quali sono le loro componenti, che regolazioni hanno e come influiscono sulla lavorazione della neve. Non dimenticate di cliccare like sotto il video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici o gli appassionati di gatti delle nevi. Commentate qua sotto se avete delle domande o delle curiosità. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!